Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, mi sono accorta che c'è Mercurio retrogrado. Perché? Sono andata a vederlo veramente, perché ho visto tutti questi sei di coppi, giudizi. Dico, ma che è? Cioè, ma c'è Mercurio retrogrado? Sì. Ok. Ma me ne sono accorta anche personalmente. Perché, perché stanno tornando dei pifferai magici, diciamo. Io questi che cazzo. Questo ritorno del passato, no? Tornano pifferai magici, che poi si è scoperto essere illusionisti. Ehm, Tornano persone del passato, tornano idee accantonate del passato, cose in sospeso. Questo è Mercurio retrogrado che ci spinge un attimino a non correre. Ok? Quindi oggi voglio fare una lettura dei tarocchi proprio per indirizzare il timone. Ecco. E Mercurio è entrato in modo retrogrado nel segno del Leone e rimane fino all'11 agosto. Questo è una sorta di, come dire, Mercurio è il pianeta della comunicazione, no? Del pensiero, dei messaggi, movimenti. È come se quando entra in retrogradazione ci invita ad ascoltarci, a fermarci. È una chiamata a guardare un po' più in dentro, cioè a rivedere, a rileggere, riascoltare. È come se questo Mercurio ci chiedesse: ma le parole che diciamo fuori, le parole che diciamo, corrispondono alla nostra verità interiore? Cioè, poi ci chiedono, quello che pensiamo è davvero nostro o è il riflesso di un vecchio copione? La seconda, la seconda. Il riflesso di un vecchio copione. La maggior parte delle volte è così. Quindi ci spinge a chiederci questo: quanta verità c'è in quello che dici, che ti fa vibrare le cellule? Ecco, nel segno del leone questo è un archetipo potente perché è legato al sole, no? Al fuoco, all'identità, all'espressione personale, al bisogno di essere visti e riconosciuti. E il leone è la creatività pura, il teatro della vita, e quando Mercurio entra retrogrado in leone è come se ci facesse riflettere su chi siamo quando parliamo. Cioè ti dice: guarda che cosa mostri al mondo, è autentico o è una maschera? Questo lo vedo proprio come un tempo, ma te lo dico proprio come esperienza personale diretta con questo Mercurione retrogradazione. E ci possono essere anche dei malintesi che possono servire a mostrarci dove non siamo chiari, no? Nemmeno con noi stessi. Ci possono essere sì dei rallentamenti nelle comunicazioni, in qualcuna. Però ti dico una cosa, questo Mercurio retrogrado nel Leone ha un risveglio creativo. Ci sono intuizioni potenti, profonde, rielaborazioni potenti che ci aiutano a trovare una voce più vera, no? Ecco perché oggi facciamo proprio questa lettura, per ricevere una guida su come attraversare questo periodo con consapevolezza, ascoltando proprio i segnali che arrivano dal profondo, rivedendo la nostra narrativa interiore e anche magari a riscriverla, no? Con più verità, più amore. Ehm, sì, ed è questo quello che andiamo a fare oggi. Andiamo a vedere un po' qual è il cuore del momento presente, le ombre, i messaggi rimossi che riemergono, che possono riemergere sotto forma di immagini che ci accadono o che arrivano al nostro cuore. Vediamo quali sono le risorse, i talenti che possiamo risvegliare, insomma, vediamo un po' di fare un messaggio poi integrativo per incarnare questa trasformazione, ok? Me l'ero perso questo Mercurio retrogrado, ma non me l'ero perso, Francesco, è uscito dalle stese tante volte. Ok, allora faremo
come al solito qualcosa di unico, di autentico, tutto quello che poi a Mercurio retrogrado in sé ci sono tantissimi bravissimi astrologi, e su questo noi facciamo qualcosa di inerente al nostro, che sia una creazione unica, irripetibile e che grazie al supporto dei maestri e dei nostri spiriti guida, amante mistico, possiamo realizzare in questo nostro spazio sacro. Ok? Allora, io chiedo al mio amante mistico, al mio sposo celeste, di realizzare questa creazione per la nostra famiglia. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, vediamo. No, io comunque sto pensando una cosa, io vi farei proprio dei reel su quando penso che ho finito tutto quello che devo fare nella giornata e poi ti accorgi che c'è Mercurio retrogrado. Pom! C'è proprio un balletto, il mio corpo si anima, si rimette a ballare. Cioè, sai, quando pensi che è tutto finito, oh, adesso mi faccio una bella meditazione e poi ti accorgi che c'è Mercurio retrogrado dietro l'angolo. Vabbè. Vi farei proprio dei reel, le mie facce, le mie... bellissimo, bellissimo. Allora, concentriamoci sul nostro spazio. Allora, il cuore del momento presente. Il cuore del momento presente. Il cuore del momento presente. Poi mettiamo le ombre o i messaggi rimossi che riemergono. Le risorse e i talenti che possiamo risvegliare. Diciamo così, va? Quindi le risorse e i talenti che possiamo risvegliare, il momento di chiarezza che ci attende e il messaggio integrativo per incarnare questa trasformazione. Ok. Allora, facciamo il nostro respiro profondo. E partiamo. Cosa ci porta questo Mercurio retrogrado? Allora, andiamo a vedere prima di tutto il cuore del momento presente. E qua abbiamo il re di denari, radicamento. Allora, qui regna il re di denari in questo centro dell'energia. Il re di denari chi è? È una figura solida, pragmatica, maestosa e rappresenta il potere della materia ben gestita, cioè la capacità di stare nel mondo incarnando i valori di concretezza, responsabilità e cura. Quindi in questo momento il messaggio è molto chiaro. La tua energia ha bisogno di essere radicata, incarnata, portata a terra. Sai la messa a terra, no? Il re di denari si trova su un trono nella terra, madre terra, no? Quindi Mercurio retrogrado ci spinge dentro, ma questo re ci ricorda che la vera introspezione non è evasione spirituale, è concretezza spirituale, è empirismo radicale della spiritualità. Quindi questo Mercurio retrogrado ci ricorda che c'è qualcosa che ha bisogno di essere preso, riorganizzato, stabilizzato. Può essere la tua voce, il lavoro, le finanze, oppure semplicemente la gestione del tempo e dell'energia. Quindi ti faccio una domanda adesso.
Il cuore del presente ti chiede qual è il trono su cui sei chiamata o chiamato a sederti con piena responsabilità in questo momento, qual è? Cioè, dove puoi usare la tua autorità interiore per mettere ordine, protezione, struttura? Dove? Scrivimelo pure sotto o anche in un quadernino, perché noi andiamo a mettere in luce delle possibili ombre, no? Mm, sì. Ok, vediamo quali sono le ombre o i messaggi rimossi che riemergono, no? Sotto forma anche di persone o di idee o di sensazioni, ombre o messaggi rimossi. Eccolo qua, il messaggio rimosso, è un paggio di coppe. Sotto questo re, no, così saldo, emerge questa creatura dolce, fragile, sognante, è proprio il paggio di coppe. E la parte bambina, ragazze, ragazzi, quella che aveva il sogno, la visione, una poesia nel cuore, no? E forse non è stata ascoltata, questa riemerge. Quindi qui Mercurio retrogrado compie il suo lavoro in modo molto sottile, cioè fa riaffiorare antichi desideri, delle emozioni non dette. Si era spenta la telecamera, ragazze mie, meno male che avevo appena iniziato e me ne sono accorta. Allora, stavo dicendo, il paggio di coppe fa riaffiorare questi antichi desideri, anche delle parole d'amore mai espresse, oppure troppo presto dimenticate. Quindi è come se è un invito a riprendere contatto con la vulnerabilità emotiva. È un invito a riprendere contatto con la sensibilità creativa. È un invito a riprendere contatto con quella voce sottile e magica che ti parlava quando eri ancora libera dal giudizio. Libera dal giudizio, libero dal giudizio, dal moralismo, dal luogo comune. Riprendi contatto con quella voce lì. Però ti dico anche un'altra cosa, siccome siamo nel regno delle ombre, questo paggio può portare anche a galla una vecchia ferita emotiva, legata al sentirsi non visti, non accolti, incompresi, quindi anche rispetto a degli ex o delle persone dalle quali non ci siamo sentiti visti, non accolti, incompresi, può portare questa ferita emotiva qua. Quindi come risoluzione, no, Mercurio ti chiede, oggi puoi dare voce a quella parte di te che un tempo non fu ascoltata? Puoi accogliere il tuo sentire senza giudizio e farne eh, una fonte di intuizione, una fonte d'arte o di dolcezza? Ok, questo ti fa venire a galla qui. Mm. E questa cosa può riemergere anche, che ne so, magari ti capita una foto di una persona di qualche tempo fa, ok? Allora ti ritorna con quell'immagine questa integrazione qui da fare, ok? Ok, vediamo quali sono le risorse e i talenti che possiamo risvegliare. E qua abbiamo la temperanza. Le risorse e i talenti che possiamo risvegliare. Guarda, la temperanza è un'energia angelica, è lo spirito guida, è l'amante mistico, è l'angelo custode, ogni tradizione dà il suo nome, no? È un'energia angelica di equilibrio, di guarigione, è proprio la carta dell'alchimia questa, della pazienza sacra, cioè rappresenta la capacità di mescolare gli opposti, di fare, di curare. Quindi come talento da risvegliare è un messaggio che mi parla del fatto che tu hai la capacità di trasmutare ciò che hai vissuto dal piombo in oro. Puoi unire la mente e il cuore, il maschile e il femminile, il dire e il tacere.
Mi dice che sei una mediatrice tra mondi, tra livelli di coscienza o mediatore. Hai il potere per farlo, ok? Io lo so perché state lavorando da Dio, ma anche chi si affaccia per la prima volta al nostro canale significa che ha già lavorato in altri modi, arrivando fin qui. Quindi in questo periodo di Mercurio retrogrado a volte ti puoi sentire un po' sbilanciata, un po' confusa, un po' contraddittoria. Ecco, la temperanza ti dice che sei qui per portare armonia, per custodire il tempo, come dire, per guarire non forzando, ma fluendo, mi spiego? Sì, per guarire non forzando, ma fluendo. Quindi mi dicono che la tua voce qui è una medicina, ma solo se nasce dal cuore equilibrato, non dalla reazione. La tua presenza mi dice che è già guarigione, se ti permetti di essere un canale, non un controllo. Va bene? Sì. La temperanza è proprio Mercurio, sì, perché Hermes, no? C'ha le ali. E sono comunicazioni, quando le comunicazioni, la voce, la tua voce può essere veramente medicina per te e per gli altri. Però se nasce dal cuore equilibrato, non dalla reazione, ok? Mm. Ok, quindi vediamo adesso il momento di chiarezza che ci attende con questo Mercurio retrogrado. Vabbè, qua abbiamo l'imperatore, ma tutto al contrario sta. Vabbè, che io non leggo le carte al contrario, mi sa che l'ho battuta al contrario. Allora, l'imperatore. Guarda, qui non si tratta di reggere il potere, non si tratta solo di reggere il potere, qua si tratta di strutturarlo, di dargli forma, di dargli una direzione. Cioè il momento di chiarezza sarà molto forte, molto concreto. Per esempio, ci sarà una decisione importante, un confine da stabilire, un ordine nuovo che emerge sia dentro che fuori. Questa carta, in questa posizione, parla di una certa maturità spirituale raggiunta che viene applicata nella materia. Dove il re di denari è il custode del regno, l'imperatore è l'architetto del mondo, ok? Cioè ti stai preparando a riorganizzare la tua realtà esterna per farla controbilanciare con la tua verità interiore, va bene? Sì. Cioè questa carta mi dice che ciò che hai compreso fino a questo momento, ciò che hai compreso dentro, adesso vuole prendere una forma nel mondo. Cioè non basta più sentirlo, va detto, va scritto, va incarnato, devi essere ciò che hai realizzato all'interno, devi esserlo nella materia, devi esserlo fuori. L'autenticità qua non è più un sogno da raggiungere, cioè proprio, guarda, l'autenticità deve essere un piano d'azione. Ecco, questo è il senso dell'imperatore in questo momento, ok? Vediamo adesso qual è il messaggio integrativo, ok? Il messaggio integrativo. Eccolo qua, un bel 3 di spade, messaggio integrativo. Non vedete la negativa perché il messaggio è integrativo. E anche se fosse stata negativa, ma oh meraviglia, abbiamo superato il giudizio. Allora, comunque non è una carta negativa in questa posizione perché in questo contesto è una ferita rivelata per essere liberata. Va bene? Cioè questo 3 di spade non è assolutamente un presagio di dolore, altrimenti ve lo dicevo, ma è la spada che taglia il velo. È proprio la spada di luce che abbiamo innestato nella colonna vertebrale con il rituale sciamanico, che è la spada la colonna vertebrale, la spada della consapevolezza, quella che regge la verità dell'essere. Quindi è la spada che taglia il velo, che mostra ciò che è stato taciuto troppo a lungo. Ecco. Il cuore è stato trafitto, per esempio, qui da parole non dette, da silenzi pesanti, da illusioni che si sono frantumate, però qui
in chiusura della stesa il messaggio è molto chiaro, cioè ti dice che solo attraversando quella verità scomoda puoi liberare l'energia che ancora ti trattiene. Guarda la ferita, ehm, alleati con il dolore e poi con grazia leonina rilascialo nel fuoco del sole. Cioè questo è il momento in cui la voce si fa una lama lucente, non per colpire, ma per tagliare via ciò che non ti serve più. Nel cristianesimo diremmo un po' la spada di Michele, ok? La spada di luce nello yoga sciamanico. Sì, quindi Mercurio retrogrado. Se dovessi farti un racconto qui, per nutrire l'anima, no? Per farlo capire meglio all'anima. Adesso l'abbiamo fatto capire alla mente razionale, adesso lo facciamo capire all'anima. Siccome la creazione dell'anima è mito poiesi, e allora noi comunichiamo in poesia. La chiamerei il trono del cuore. Allora, qua mi viene da dire che, diciamolo proprio a modalità c'era una volta. C'era una volta un'anima antica che sedeva su un trono d'oro, ma non ricordava perché fosse lì. Aveva ricchezza, stabilità, rispetto, ma sentiva un'eco lontana, un sussurro mai ascoltato. Era la voce del bambino dei sogni che danzava vicino al mare del cuore e richiamava a te vecchi ricordi, quei ricordi di chi eri, quel ricordo di te prima di dover essere forte, quel ricordo lì. Allora l'anima si fermò, ascoltò e il tempo rallentò. Allora dai cieli scese o raggiunse un angelo con due coppe, una di fuoco e una d'acqua. Mescola, mescola, disse l'angelo, finché non troverai il sapore giusto del tuo essere. E allora fu proprio in quel momento che la visione si fece chiara. La vita non andava subita, ma creata. Il cuore non era un peso, ma un sovrano. La parola non era un rischio, ma una chiave. Così, con passi lenti e sicuri, l'anima costruì un nuovo tempio, dentro di sé e fuori di sé. E nel centro del tempio depose la sua ferita, non per dimenticarla, ma per farne un altare. Wow! Bellissimo, bellissimo, bellissimo veramente. Wow, ok, no, sto rimanendo un po' perché è veramente bella questa stesa. Voglio vedere ancora con gli oracoli come ci parlano nei termini di questa narrazione di Mercurio retrogrado. Se non è sincronicità pazzesca questo, Mercurio retrogrado e Leone, abbiamo il Leone. Hai la precedenza, la scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità. E la necessità forte che ti chiede Mercurio retrogrado adesso è ascoltare la bambina, il bambino. Quella che voleva essere vista, non si è sentita amata, esclusa, e che il mondo gliel'ha fatto vedere attraverso anche delle persone, no? Che possono riemergere in questi giorni, o il ricordo di queste persone, per farti superare la tua paura di non essere degna o degno.
La scelta è quella, di darti a quella bambina, a quel bambino, e incarnare come piano d'azione quella nuova te. Bello, 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 sì. Vediamo ancora. Bellissimo. Amore incondizionato. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. Allora, questo passaggio, questo lavoro ti permetterà, quando metti il tuo dolore, quando deponi la tua ferita sul tuo altare come la tua più grande alleata, qua si determina un amore incondizionato. Apriti senza riserve. Cioè, l'amore incondizionato, ragazzi miei ragazzi, non è una chimera. Non è facile da raggiungere l'amore incondizionato per un ego. Cioè, è impossibile per l'ego. Bisogna usare un altro strumento che è la mente risvegliata. E tu all'amore incondizionato ci arrivi alleandoti a tutte le emozioni, riconoscendo che le persone sono maschere del divino che non esistono. Cioè esiste nella misura in cui tu devi vivere un'emozione, di conseguenza arriva la persona che te la fa sperimentare, o l'evento, anche una foto, una canzone che te la fa sperimentare. Tu ti allei a poco alle emozioni, agli dei. So che sto provando questo, so che sto provando quest'altro. Allora quella diga della mente che ti tiene chiuso in una trappola a poco si spacca, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 0 e Magia Pratica 1. E questo amore incondizionato è qualcosa che poi si apre da solo, si apre da solo, ok? È una grande bomba, caspita, sto Mercurio retrogrado. Caspita. Vediamo, voglio mettere un altro oracolo. Questo. Ancora su Mercurio retrogrado. Tutti gli uragani giungono al loro fine. Vi potete sentire un po' confusi, un po' smarriti. Però questo Mercurio retrogrado mette le cose a posto, mi dicono, mettono le cose a posto. Mette le cose a posto. Ma non è che le mette Mercurio retrogrado, le metti tu grazie alla consapevolezza acquisita dal cielo, cioè da Mercurio. Ok. Cos'altro? Tiburon, nada lejos de esa situazione. Guarda, ci sono alcune persone che potresti, o alcuni eventi che potresti rivivere del tuo passato, me lo confermano con questa carta. Qua c'è lo squalo e qua c'è la sirena, no? Ecco, alleati con quegli eventi, alleati con i tuoi demoni. Allearsi con i propri demoni, daimon, no? Daimones, come diceva Platone. Significa allearsi alle emozioni oscure. Oscure perché? Perché non sono riconosciute a livello razionale come giuste, che sono la tristezza, la malinconia, la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'abbandono. Alleandoti a quelle emozioni, anziché farti asfaltare da queste forze, ti autopotenzi. Quelle emozioni ti sono state mandate da certe persone che ti possono rivenire alla mente in questi giorni o le puoi proprio ritrovare. Ok? Approfittiamo di questi momenti di altissima consapevolezza, va bene? Ok, mettiamo un'altra carta di queste. Un'altra carta in chiusura, per favore. Un'eredità spirituale. Eredità. Angelo Nitael. Successo nel lavoro di comunicazione. Le comunicazioni, Mercurio retrogrado. Ti sarà dato ciò che da tempo è a te destinato, stabilità, gioia e fama. Quindi questo Mercurio retrogrado è come se questa è un po' la ciliegina sulla torta rispetto a questa stesa che abbiamo fatto, no?
sul lavoro di comunicazione, il primo lavoro di comunicazione, allora per chi ha fa un lavoro di comunicazione c'è una certa gioia, una certa fama, una certa stabilità che arriva grazie a all'ingresso di Mercurio retrogrado nel Leone. Nel lavoro di comunicazione, la comunicazione che fai prima di tutto, il successo nel lavoro di comunicazione è la comunicazione con la bambina o il bambino interiore. Vedete quante volte stiamo facendo stese su stese di tarocchi e mi riconfermano la bambina e il bambino interiore perché stanno là i codici. Allora io lo so che voi state facendo tantissime volte la pratica del rituale sciamanico con la bambina e il bambino interiore perché avete capito che là c'è la chiave. Basta fare anche la fine della sequenza soltanto, la meditazione, perché qua riceverete stabilità, gioia e fama grazie al collegamento con la bambina o il bambino. Ok? Bellissimo, ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo altro. Non vado nel tecnico del Mercurio retrogrado, ripeto, come ho detto all'inizio, ci sono tantissimi bravi astrologi, tra cui Simon, che saluto, un bacio a Simon, per me è il migliore in assoluto, perché è un grande studioso Simon, quindi ci capiamo, poi da Acquario ci capiamo. Quindi non entro nel merito dei dettagli, faccio solo su questo, nelle nostre creazioni sciamaniche e tarologiche. Mi auguro che con questa lettura abbiate avuto un po' più di consapevolezza appunto in più e io concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!